Ciao, sono Dimostratore Ludico e oggi ti farò sedere al mio tavolo per spiegarti il regolamento di Il Padrino, l'Impero dei Corleone. Scopo del gioco? Vincere! Vince chi avrà più denaro. Il tabellone rappresenta la New York degli anni 50 ed è suddivisa in 7 territori. Ognuno di essi è numerato, Wall Street col numero 1, Brooklyn col numero 2, eccetera. I territori sono delimitati da linee perimetrali e differenziati dai colori. Ogni territorio ha un'attività di partenza ed una casella vuota per ospitare una nuova attività. Queste caselle forniscono risorse e capacità alle famiglie e hanno due attività, una di facciata, nella parte inferiore, e una clandestina, nella parte superiore. Su queste caselle potremo collocare i picciotti o il sindacalista, cioè le pedine con la base quadrata, utilizzate per riscuotere il pizzo di un'attività di facciata. C'è una sola casella perché potrà starci una sola pedina per round. Quali sono le capacità raffigurate sulle varie attività? Abbiamo prendere una carta denaro dalla propria mano, mostrarla agli altri giocatori e metterla coperta dentro la valigetta. Abbiamo prendere 2 carte dal mazzo dei lavori, sceglierne una e scartare l'altra. Abbiamo scartare carte per prendere denaro o merci da tenere in mano. Poi ci sono prendere denaro o merci da quelli disponibili e aggiungerli alla propria mano. E infine diventare il primo giocatore. Lungo i confini troviamo delle caselle tonde dove porre i familiari o il sindaco, cioè le pedine con la base rotonda, una sola per ogni casella. Ma attenzione, le caselle familiari sono sempre adiacenti ad almeno 2 o 3 territori diversi. Ad esempio in questo caso la pedina è adiacente a Chelsea, Midtown e Central Park. Un altro esempio, questa miniatura che è adiacente sia a Midtown che al Queens. Quindi è importante identificare tutti i territori adiacenti, in quanto ciò determina le attività clandestine di cui poter riscuotere il pizzo e soprattutto i territori che il familiare influenza durante le guerre territoriali. Le caselle ottagonali invece vengono utilizzate per indicare quale giocatore controlla il territorio e nelle quali piazzeremo i gettoni controllo per le guerre territoriali. Lungo il bordo del tabellone abbiamo in alto a sinistra l'indicatore degli atti che serve ad indicare i vari round del gioco. Qui viene posizionata sul primo atto la pedina di Don Vito Corleone e troveremo indicato il tributo al Don, che indica il limite massimo di carte che possiamo tenere a fine round, 5, 5, 6 e 2, il colore delle attività che nella fase apertura di nuova attività dovremo collocare negli spazi vuoti del tabellone, le tessere vengono mischiate e posizionate a faccia in giù a formare 2 pile. E collocheremo quelle blu nell'atto 1 e 2, quelle rosse nell'atto 3 e 4. Le attività rosse sono più forti e introducono la merce illegale e dei narcotici. Poi abbiamo l'arrivo di una nuova miniatura familiare, quelle con la base tonda. Avremo il consigliere nell'atto 2 e l'erede nell'atto 4. Queste pedine vengono collocate ai lati del tabellone in fase di preparazione. E poi avremo l'assenza nell'ultimo atto della fase bustarelle. In alto a destra abbiamo l'indicatore delle fasi da svolgere in ogni atto e sulla prima casella viene collocata la macchina della polizia. Le fasi sono apertura di una nuova attività, affari di famiglia, guerre territoriali, bustarelle e tributo al Don. Proseguendo lungo il bordo destro abbiamo 4 caselle dei lavori pubblici dove verranno collocate le carte a lavoro in base al numero dei giocatori. 2 carte se in 2 giocatori, 3 carte se in 3 o 4 giocatori e 4 carte se in 5 giocatori. Come sono fatte queste carte? Abbiamo a sinistra le merci richieste per poterla giocare: arma, denaro sporco, alcol e narcotici, che possono valere come carte jolly. Se un mazzo di merci si esaurisce, allora non se ne possono prendere altre. Abbiamo poi il suo effetto, il quale è diviso in 2 parti, una parte relativa ad un testo con un'azione da poter svolgere per ottenere benefici, ed in basso troviamo invece un'icona che rappresenta il denaro che si guadagna. Continuando lungo il bordo troviamo le caselle per gli alleati. Le carte alleati sono presenti solo in 3 atti, quindi non sono presenti nell'ultimo atto. Anche in questo caso dipendono dal numero dei giocatori e ne viene collocata una in meno rispetto al numero dei giocatori. Come sono fatte queste carte? In alto c'è il nome della carta e l'atto in cui collocarla, ed in basso l'effetto della carta, che può essere prendere denaro, conservare denaro nella valigia, ottenere un alleato che può essere il capo della polizia, il sindaco o il sindacalista, ciascuno con un proprio effetto, eccetera. Infine abbiamo l'Hudson. Qui è dove collocheremo sul fianco tutte le pedine eliminate durante l'atto in corso.
non potranno essere recuperate per nessun motivo fino alla fine dell'atto. Gli altri componenti sono le merci legali, con le quali pagheremo i lavori da svolgere, ed il denaro. Ogni giocatore riceve 9 gettoni controllo, una miniatura donna a base tonda e 2 picciotti a base quadrata, 5 carte, di cui 3 carte di denaro, da $1, una da $2 e una da $3, e 2 carte lavoro casuali, ed infine una valigetta. Si sceglie il primo giocatore e gli viene consegnata la testa di cavallo. Il gioco si svolge quindi in una serie di 4 atti che narrano gli eventi del primo film, e come detto la pedina di Don Corleone indica in quale atto ci troviamo. Ogni atto è poi suddiviso in 5 fasi, e qui, come detto, avremo la macchina della polizia che ad ogni completamento di fase verrà spostata in avanti per svolgere la fase successiva. La prima fase è la fase apertura di nuove attività. Man mano che la partita procede verranno collocate nuove attività che offriranno più opzioni di gioco e maggiore interesse strategico per controllare i territori. In base al colore dell'attività indicato sulla casella dell'atto, dove si trova Don Vito, si prende la prima tessera coperta dalla relativa pila e si colloca in una casella disponibile vuota del territorio dal numero più basso. Ad esempio, in una partita a 5 giocatori la tessera blu dell'atto 1 verrà aggiunta al territorio 4, il Queens, perché i territori 1, 2 e 3 hanno già ricevuto un'attività durante la preparazione iniziale e non ci sono quindi spazi liberi. Affari di famiglia. Questa fase viene giocata a turni, nei quali ogni giocatore effettuerà una singola azione e durante la quale non è permesso passare se si hanno azioni da poter svolgere. Partendo dal primo giocatore e procedendo in senso orario, si prosegue così finché tutti i giocatori non hanno più pedine tra picciotti e familiari e quindi la fase termina. Le azioni possibili sono: giocare un picciotto, si piazza una pedina a base quadrata su un'attività visibile sul tabellone per riscuotere il pizzo dell'attività di facciata, quindi tutto quello che viene indicato nella parte bassa della tessera. Attenzione! Dal secondo atto in poi, chi eventualmente controlla il territorio potrà anche egli riscuotere il pizzo di facciata, mai dalle attività clandestine. Il giocatore attivo decide chi ne beneficia per primo. Giocare un familiare. Si piazza una pedina a base tonda su una casella tonda lungo i confini dei territori. E come detto, potrà starci una sola pedina. Questa azione fa riscuotere il pizzo di tutte le attività clandestine nei territori che sono adiacenti alla pedina, quindi tutto quello che viene indicato nella parte alta delle tessere. Ad esempio, da questa casella potrò riscuotere qui e qui. Il giocatore decide in che ordine riscuotere i vari benefici. Attenzione! Central Park non può essere controllato come territorio e presenta solo un'attività clandestina a disposizione dei familiari. Completare un lavoro. Si scartano dalla propria mano le carte delle merci richieste per completare un lavoro, il quale può essere una carta che si ha in mano o una che si trova tra i lavori pubblici disponibili per tutti. Nell'ordine che si preferisce si segue la capacità descritta in basso e si riscuote il denaro indicato. Attenzione! Si prendono esattamente i tagli dei dollari indicati dalla carta. Se la carta indica $5, si prende il taglio da 5, non un taglio da 2 e un taglio da 3, oppure più tagli da 1 e poi un taglio da 2, eccetera. Non è mai possibile scambiare il denaro, ad esempio un taglio da 3 con 3 da 1. Se però un mazzo di un taglio specifico dovesse finire, allora è possibile prendere le carte del valore immediatamente inferiore. Quindi ad esempio, se si dovessero esaurire i tagli da 5, allora si prenderanno i tagli da 3. Attenzione però, non tanti fino ad arrivare a 5, quindi 3 più 2, ma solo un taglio da 3. I dollari vanno aggiunti alla prima mano, mentre la carta lavoro completata andrà messa dentro la valigetta. A fine partita verranno dati dei bonus a chi ha accumulato più carte dello stesso colore, gialle, blu, verdi o grigie. Le carte dei lavori pubblici non vengono rimpiazzate fino al prossimo atto. Qualora il mazzo dovesse esaurirsi, verranno mescolati gli scarti e composto poi un nuovo mazzo. Giocare un alleato. Si gioca una carta alleato a faccia in su davanti a sé, per mostrare che è stata giocata in questo round, e si beneficia della sua capacità, effettuando azioni e o ottenendo carte, e dall'inizio della fase tributo del Don verrà ripresa in mano, quindi non si scartano dopo l'uso e si utilizzano una volta sola per ogni atto. Alcune carte forniscono il controllo temporaneo di un personaggio neutrale. Quando viene giocata la relativa miniatura si applica quanto indicato sulla carta e funziona come se appartenesse alla famiglia del giocatore. Tuttavia, non appena il turno del giocatore finisce,
la miniatura torna ad essere neutrale e lasciata sul tabellone. I personaggi neutrali sono il capo della polizia, va collocato all'interno di un territorio, non sulle caselle normali, il sindaco va collocato su una casella familiare tonda e il sindacalista va collocato in una casella picciotto quadrata. Attenzione! Una volta che il giocatore ha piazzato tutte le miniature dei picciotti familiari, non è possibile giocare alleati o completare lavori, quindi strategicamente il piazzamento dell'ultima pedina deve avvenire come ultima delle azioni possibili. Fase guerre territoriali. In questa fase i giocatori devono stabilire chi controlla i vari territori, a partire dal territorio 1 Wall Street e procedendo in ordine crescente, quindi 2, 3, eccetera. Ogni giocatore conta sia i picciotti posti sul territorio, sia i familiari sui confini e ogni pedina conta come una influenza. Quindi la famiglia che avrà l'influenza più alta controllerà il territorio e quindi piazzerà un suo gettone controllo sulla casella ottagonale del territorio. Se ci dovessero essere già dei gettoni, allora verrà piazzato in cima e solo il gettone in cima controlla il territorio. Gli altri posti al di sotto vengono usati solo per determinare il dominio alla fine della partita. Se il giocatore non dovesse avere più gettoni da poter piazzare, potrà decidere di spostare un gettone da un altro territorio. In caso 2 o più famiglie dovessero essere in pareggio, allora nessuno controllerà il territorio. Questa procedura si farà quindi per ogni territorio e i familiari daranno influenza su tutti i territori a loro adiacenti. Attenzione! Le miniature neutrali, se presenti sul territorio, saranno una fazione a parte e anche loro varranno un punto influenza per pedina. Quindi, se le pedine neutrali dovessero avere la maggioranza, oppure se ci fosse un pareggio con un giocatore, allora non verranno piazzati i gettoni controllo. A cosa serve avere il controllo del territorio? Abbiamo già visto che dal secondo atto in poi chi controlla il territorio potrà anch'egli riscuotere il pizzo di facciata quando un altro giocatore userà un picciotto o la capacità di una carta per riscuotere il pizzo, sempre di facciata, mai da un'attività clandestina. Fase bustarelle. In questa fase i giocatori possono offrire denaro dalle loro valigette per tentare di aggiungere alle loro mani una carta alleato attualmente disponibile. Si procede nel seguente modo. Ogni giocatore apre la propria valigetta, sceglie quanto vuole offrire, anche nulla, e colloca il denaro nel coperchio della valigetta. Si utilizza solo il denaro che si trova dentro la valigetta. Una volta che tutti hanno scelto, si aprono contemporaneamente le valigette e si vede chi ha offerto di più. Il giocatore quindi che avrà offerto di più avrà il diritto di scegliere per primo e poi si prosegue secondo l'importo offerto. Si scarta quindi il denaro e si prende una carta mettendola tra quelle disponibili in mano. In caso di parità come offerta avrà la precedenza chi viene prima nell'ordine di gioco. Chi non offre denaro non prende carte anche se disponibili e ovviamente non deve pagare nulla. Attenzione! Le carte disponibili sono sempre una in meno rispetto al numero di giocatori. Pertanto il giocatore che avrà offerto di meno non otterrà carte, ma almeno potrà tenersi il denaro offerto. Fase tributo al Don. Ogni giocatore riprende in mano le carte alleato giocate nell'atto e conta tutte le carte che ha in mano, compresa quella eventualmente comprata nella fase delle bustarelle. Si verifica qual è il limite indicato per l'atto in corso e tutte le carte in eccesso andranno scartate, a scelta ovviamente del giocatore. Le carte denaro e merci legali tornano disponibili, mentre le carte lavoro andranno nella pila degli scarti e gli alleati invece verranno rimossi dal gioco. Fase interludio. Alla fine dell'atto e prima di cominciarne uno nuovo, bisogna rimuovere tutte le pedine al tabellone, anche quelle nel fiume Hudson, quindi familiari, picciotti e pedine neutrali. Il Don avanza fino all'atto successivo. Se si è arrivati all'atto 2 o 4, ogni giocatore prende la miniatura aggiuntiva. Si piazzano nuove carte lavoro, attenzione sempre a quante in base al numero dei giocatori. Si rimuovono le carte alleato rimaste e si collocano quelle corrispondenti all'atto in corso. Adesso si ricomincia con le varie fasi fino alla fine del quarto atto. Nell'ultimo atto non ci sarà la fase bustarelle, si scarteranno eventuali carte in eccesso e le 2 carte rimaste in mano, se sono carte denaro, verranno messe direttamente nella valigetta.
Ogni giocatore quindi apre la valigetta e separa il denaro dalle carte lavori che vengono divise per colore e vengono quindi calcolati i bonus di fine partita. I bonus di fine partita sono 5 dollari per ogni territorio dove possiede il maggior numero di gettoni controllo. In caso di parità in un territorio, il bonus andrà a chi ha il gettone nella posizione più alta. Per esempio, abbiamo 2 gettoni viola e 2 verdi, il controllo ce l'ha il viola, perché è posto più in alto rispetto al verde. Si prosegue così con tutti gli altri territori. Per quanto riguarda le carte al lavoro, come detto, le avevamo divise per colore. A questo punto si verifica chi ne ha di più per ogni singolo colore e riceverà un bonus di 5 dollari. Quindi ogni giocatore controllerà le verdi, per esempio, quante ne ha, chi ne avrà di più guadagnerà 5 dollari e poi si prosegue al colore successivo. In caso di 2 o più giocatori in pareggio, allora tutti quelli che pareggiano prenderanno il bonus. Viene quindi contato il denaro e chi ne avrà di più vince. In caso di parità vince chi ha ottenuto il maggior numero di bonus dai domini di controllo dei territori. Per quanto riguarda il gioco per 2 giocatori ci sono le seguenti modifiche. Ogni giocatore possiede 3 picciotte a disposizione invece che 2 ad inizio partita e le caselle tonde dei familiari con indicato 3+, non possono essere utilizzate. Ricordatevi di iscrivervi al canale e buon divertimento!